Vedete come siamo attrezzati qua, eh? Ci abbiamo tutta la tecnologia, pure l'ombrello, eh? Bello, deve nevicare, non piove, deve nevicare. E questo è il suono che piace a noi ragazzi, è il suono dell'amore. Mamma mia che risotto ragazzi, con la cipolla e un cotechino, eh? Insomma, vi siete mangiati tutto. L'unica cosa che vi è rimasta è il cotechino. E mo dite, che ci faccio? È passato Capodanno, che ci posso cucinare? Lo dico io, ci facciamo un bel risotto, tanto questo freddo è perfetto. Un risotto con cipolle caramellate e aceto balsamico di Modena. Una bontà vera. Iniziamo subito con gli ingredienti. Senza questo non si fa niente, quindi ci dovete avere questo, il cotechino, quello buono, dei palmieri, buonissimo. Riso Carnaroli, zucchero, parmigiano reggiano, una coccia di grana padano, poi burro, carota, sedano e cipolle rosse e poi l'aceto balsamico, che questo ci vuole, che rinfresca, sgrassa, ci vuole. Una cosa è quella, o dobbiamo dargli una scaldata, così, con tutta quanta l'involucro, lo mettiamo dentro in acqua in piena ebollizione. Ci vorranno all'incirca una ventina di minuti. Questo è un cotechino già cotto, dobbiamo soltanto riscaldarlo. E intanto lasciamo. Seconda cosa importante per il risotto cos'è? È il brodo. Per una carota, eccola qui, poi le coste esterne del sedano, quelle un po' più dure, che non abbiamo mangiato così a pinzimonio. Sedano, carota, o devo fare buono sto brodo, lo faccio alla maniera mia. Metto un pezzetto del burro e accendiamo. Perché? Lo voglio un po' far rosolare queste verdure, voglio renderle un po' più gustose e poi mettiamo l'acqua dopo. Nel frattempo a casa mia non si butta niente e lo stesso sono le coccette, le gocce, noi le chiamiamo gocce del grana padano. Faccio così, do una grattata, la porto ad essere bianca, vedete, così levo tutta diciamo, quella superficie che è stata a contatto, che ne so, con l'esterno. Ora andiamo a specificare che cosa ha toccato, però qualcosa l'hanno toccata, la gente che la tocca, ci sta qualcuno che pure visto che fanno col martelletto e danno una botta, no? Noi diamo una bella pulita. Intanto il burro si sta sciogliendo, sentite il rumorino come fa? Si stanno a abbronzare la carota e il sedano, così le facciamo abbronzare piano piano a fuoco dolce. Poi ci servono le cipolle. Queste sono le cipolle di Cannara, vedete sono belle, vedete bel fiocchetto, queste fanno pure arredamento, vedete, le mettete così in cucina, sono belle e sono buone pure. Quindi noi dobbiamo fare un risotto figo, sarà semplice ma fatta con un tocco quello giusto di classe, un colpetto di tacco, dobbiamo dare il colpo di tacco. Pulisco le cipolle che faremo belle, gustose, caramellate con un po' di zucchero, che darà un po' di dolcezza a questo risotto. Sono rosolate abbastanza le verdure, metto l'acqua abbondante, zac 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 zac, perfetto. Poi adesso metto questa, questa dà, lo sai che sapore che dà, vai, zu. Ce ne servono un po' di cipolle, ne ho fatte qua 6-7, ma sono piccolissime, so. Poi le andiamo a tagliare sottili sottili, così. Guardate, così, guarda che meraviglia, sottili sottili, guarda, così. Il cotechino è pronto, si è riscaldato abbastanza. Ecco qua, vedete proprio, ha perso pure il sottovuoto, vedete come fa? Si è scaldato tutto quanto. Lo apriamo. Eccoci qua. Lo lasciamo qua dentro. Mettiamo una bella casseruola antiaderente sul fuoco. Mettiamo le cipolle senza niente. Questa cosa me l'ha insegnato un cuoco cileno che mi ha insegnato come stufare le cipolle. Prima si stufano senza niente, solamente con un pizzico di sale e con un coperchio, perché loro hanno l'acqua. Così piano piano già si ammorbidiscono da sole, senza aggiungere nessun tipo di grasso. Un pizzico di sale, così, un coperchio, qua, e abbassiamo il fuoco. Così, piano piano, ragazzi, il risotto è come, non lo voglio paragonare alla polenta, però ci stiamo quasi, ha bisogno del suo tempo, dobbiamo fare bene il brodo e tutto quello che serve. Adesso abbiamo bisogno del vino. Oggi è rosa, è rosa, è rosa. Qui c'è una bollicina, perché qua bisogna sgrassare il gusto del cotechino, la cipolla. Io ho deciso questa qui, di Valdobbiadene, rosa, che è un rosato. Un altro vino che potrebbe andare benissimo con questo risotto potrebbe essere un Lambrusco, che ha bollicine e allo stesso tempo è rosso. E purtroppo lo usiamo poco, non c'ho più forza. Oh. Quando sentiamo questo rumore, ragazzi, è come il suono dell'amore, è la stessa cosa. Bicchiere ghiacciatissimo. Guarda che bella schiuma rosa.
Io assaggio il cotechino, vediamo un po'. Quando si dice cotechino di qualità, guardate, si vede la ciccia, non è stramacinato, si vedono i pezzettoni qua dentro. Ma sapete che ci sta dentro il cotechino? Che bontà. Cosa c'è dentro il cotechino? Ci stanno tutta quanta la parte magra della testa del maiale e in più la cotenna fresca, così la fanno Palmieri, e poi un po' di spezie. Mazza è buono. Mi ricordo, feci un programma col Gambero Rosso a Piacenza e c'è un mercato che, non mi ricordo se il lunedì o il giovedì, ti fanno il panino col cotechino, dei cotechini così piccoli, una bontà. Per colazione, pensa alla sera che te mangi. Sgrassa. E come sgrassa, raga. Vediamo le cipolle. Qua. Vedete come si stanno ammorbidendo? Guardate. Ecco così. Non ci abbiamo messo niente, soltanto un po' di sale. A questo punto ci mettiamo il burro. Ecco qua. Così l'addolciamo ancora di più. Belle. Guarda qua. Adesso cominciamo a tostare il riso. Un pezzetto di burro. Accendo il fuoco, aggiungiamo un goccino d'olio per alzare il punto di fumo, così non rischiamo di bruciare il burro. Dai che sta andando alla grande, eh? C'è pure sbrigare perché è come se tanto inizia pure a piovere, eh? Pure a Roma piove purtroppo pure a Roma. Aggiungiamo un po' di zucchero semolato, se volete anche di canna fate voi, 2 cucchiai, mescolate bene. Questa con un po' di formaggio, sai com'è? Questa qua sembra avanza mentre fate risotto. Poi potete usarla pure per abbinarla ai formaggi. Così ve la fate da sola la composta di cipolle a casa. Eccola qua. Bella. Poi ci metto un po' di aceto balsamico di Modena. Così facciamo prendere un bel colore. Ragazzi, aceto balsamico, non l'aceto balsamico tradizionale di moda, aceto balsamico. Che profumo! Incominciamo adesso a tostare il riso. Ecco qua. Questa volta vedete come stiamo facendo il riso? Lo stiamo facendo senza nessun fondo, soltanto un po' di grasso. In questo caso burro e un po' di olio. Facciamo ben tostare il riso. Torno a ripeterlo, perché si tosta il riso? Perché dobbiamo creare diciamo, un involucro intorno a tutti i chicchi in modo tale che lasci l'amido un poco alla volta. I risi migliori per fare i risotti sono la categoria superfino, a cui appartiene anche il Carnaroli, ma anche l'arborio. Adesso la di gran moda il Carnaroli, quando dici che fate il risotto al Carnaroli ti si riempie la bocca, capito? Però anche l'arborio è un ottimo riso per fare i risotti, perché appartiene alla stessa categoria, a categoria superfino. Il riso è tostato proprio appena senti che il rumore cambia, il rumore diventa un po' più come posso dire, acuto, si sente il chicchetto che sbatte intorno alle pareti e ha assorbito tutto il grasso. Ecco qua. A questo punto che facciamo? Sfumiamo. Vai, sempre col vino buono. Vai. Fate evaporare bene. L'alcol bisogna fare evaporare. Perché quello che a noi ci interessa, perché si sfuma col vino? Un po' d'acidità diamo al risotto. Poi incominciamo ad aggiungere il brodo. Col colino vado così direttamente e la prima volta copro tutto il riso. Ok? Ha incominciato a piovere, però io ho questo. Se vediamo le brutte allargo l'ombrello, apro l'ombrello. Adesso prendo il cotechino, così, e lo comincio a tagliare a pezzettini, a fettine, ok? Così. Poi di nuovo lo taglio a pezzetti. Mi raccomando, non mettete sale perché il cotechino è bello sapido. Bella abbondante, eh? Questo è in primo e in secondo. E contorno con le cipolle, c'è tutto, c'è. Mamma mia, signori miei, signori miei. Mi raccomando, controllate sempre le cipolle. Per me adesso sono pronte, via. Spengo, assaggiamo un pochino. Giusta dolcezza e giusta acidità, perfetto. Devo zompettare qua per riscaldasse. Pure l'acqua ci sta, mannaggia. Assaggiamo un pochino se è giusto di sale. Mazza, ma si sente buono il cotechino. Un po' di sale però ci vuole. Così. Mescolata. Sempre un po' di brodo, aggiungete un po' alla volta,
così, tutto in piena ebollizione. Mi raccomando, il brodo e il risotto deve essere sempre in piena ebollizione, è come la pasta va cotto il riso, sempre a fuoco bello vivace. Oh, vedete? Come siamo attrezzati qua, eh? Ci abbiamo tutta la tecnologia, pure l'ombrello, mentre facciamo il risotto. Guarda che bontà, yeah. Palla di papà, mamma mia, che te ci manda qua? Già è gustosissimo così. La cosa figa di quando si usa l'antiaderente è questa, che devi girare poco, non c'è pericolo che si attacca, anzi, è lievissime, pochissime sono le probabilità che si attacchi. È perfetta per i risotti, io la trovo perfetta. Oggi niente ci abbatte ragazzi, oggi è scarpette e pantaloni lunghi. Oggi fa 6 gradi a Roma, 6, però noi non cediamo, maniche corte, non so fino a quando. Vediamo un po' se è cotto. Sì, perfetto. Spengo tutto. Adesso, a questo punto manteghiamo. Burro. Non esagerate col burro, perché già c'è il grasso del cotechino. Così. Parmigiano. Adesso stavolta abbiamo il reggiano, che mettiamo in mantecatura. La goccia era che era una padano, invece in mantecatura mettiamo il reggiano. Bello, deve nevicare. Non piove, deve nevicare. Dai, Grattato da solo il parmigiano, per piacere. Fatelo da solo che è meglio. Un po' di pepe nero, macinato al momento. E adesso manteghiamo. Siete pronti? È il nostro, eh? E questo è il suono che piace a noi ragazzi. È il suono dell'amore. Sentite? Yeah. Ah, vai. To, to, to. Oh. Oh. Questo pure corri in culo pure, visto? Tutto in cipolle. Ce le mettiamo un po' dentro. Così, così. Oddio mio, poi la padella gli ho dato una graffiata, gli ho dato. Dio mio. Massimigliate prossimo. Yeah. Mamma mia che risotto ragazzi. Con la cipolla e un cotechino, eh. Assaggiamo. Non dobbiamo far separare il chicco da riso dal liquido di cottura. Vai, così adesso tutt'uno. Vedete? Oh, oh, ah, vai, diamo un bello schiaffetto sotto. Ta, 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 ta. Poi una sculacciata, tac. Un po' di cipolla, così, messa così. Vai, così. Ok. E poi apro questo oggi per voi. Questo è aceto balsamico tradizionale di Modena, DOP. Che cosa vuol dire questo? Questo come minimo ha 25 anni. È il non prosulta. È ricavato soltanto con mosto di ove della provincia di Reggio Emilia e di Modena. Invecchia 25 anni, non c'è aceto assolutamente, mentre l'aceto balsamico di Modena, non tradizionale, c'è anche una parte di aceto. Vado con un po', con qualche goccetta. Oh, vabbè che costa. Mamma mia. E adesso proviamo, Vado, Sfido chiunque a rifare questo risotto e a non dire che c'è cotechino. Nessuno penserà lontanamente che c'è il cotechino. È squisito l'equilibrio che c'è tra la cipolla, l'acidità e il cotechino. Una bontà. Mi raccomando, rifatelo. Mazza è buono. Buonissimo. Una bontà vera, 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 vera.